Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Come avete visto ragazzi, la scorsa settimana sono apparse le prime informazioni relative all'uscita della nuova D8 World Spec, che è l'automodello top di gamma della categoria Buggy Nitro di casa HB Racing. Come sapete, i piloti ufficiali HB Racing stanno correndo con alcune parti di questo modello, le parti fondamentali, dal mondiale in Spagna. Io invece lo sto usando praticamente dalla prima prova di campionato nazionale 2023, ma in questo video voglio portarvi con me nell'analisi del manuale di montaggio della macchina e analizzare le 22 differenze che ci sono tra la D8 World Spec e la D819 RS. Andiamo subito ad aprire il manuale. Iniziamo quindi dalla bag 1, dove ci sono gli ammortizzatori, dove ragazzi non c'è nessuna differenza. Stessi ammortizzatori della D819 RS e anche stesse molle fornite di serie, quindi oro all'anteriore, blu al posteriore. Anche nei differenziali nella bag B non ci sono differenze, tutto esattamente uguale a prima, con nel centrale la corona di 48 denti di serie modulo 1. Successivamente ragazzi troviamo la prima differenza. Nella bag C ci sono ben due nuove parti. I nuovi tiranti anteriori da 38 mm che portano il codice HB204782, mentre abbiamo anche due nuove sfere. Se qualcuno ha fatto caso alla mia macchina avrete visto che usavo un distanziale di 4 mm dietro all'Uniball di serie. In questo caso ragazzi non ci sarà più bisogno di nessun distanziale, perché ci sono le nuove sfere maggiorate che portano il codice 204870. Successivamente ragazzi nella bag D abbiamo il nuovo telaio codice 204782, che ha le stesse identiche misure del telaio D819 RS, con la differenza delle alette di appoggio delle viti di regolazione del drop. Chiaramente chi avesse un telaio nuovo o in buonissimo stato della D819 RS lo può recuperare utilizzando le dime che potete scaricare, stampare e posizionare sopra per limare l'eccedenza, per avere la compatibilità del telaio con i bracci D8 World Spec. Nella bag F ci sono i nuovi bracci che sono già in commercio da 3 mesi abbondanti, e abbiamo invece una novità: le nuove viti del drop, quindi che regolano il fine corsa del drop dell'escursione della macchina, che portano il codice 204860. Come vedete sono molto più basse rispetto a quelle della D819 RS. Io in questo momento sto usando dei grani, ma così facendo sto appunto segnando irreversibilmente le alette. Con queste viti chiaramente l'usura sarà molto minore. Successivamente ancora nell'avantreno abbiamo un nuovo pezzo, una nuova parte, che è la torre più 2 mm, codice HB204869, che è già stata realizzata da diverse aziende in America e anche da RC Project qua in Italia. Ancora nella bag F abbiamo la nuova piastra B. Vi ricordate che io ho fatto un video su queste nuove piastre? Praticamente con questa piastra B nuova non abbiamo necessità di sostituire la piastra per regolare l'altezza del pernio nella parte posteriore dell'avantreno, mentre la piastra A rimane la medesima. Per chi non avesse visto il video lascio un link in alto a destra. Le C-hub e i fuselli dello sterzo sono ovviamente modificati e come sapete sono già in commercio. Abbiamo i fuselli da -6 kpi e le C-hub da 22 gradi e mezzo, con geometria e sistema di sterzo proveniente dal Traghi D8T Evo e E8T Evo. E ovviamente per i nuovi fuselli abbiamo anche le nuove piastre di carbonio che fanno da rinvio sterzo, dove troviamo nella macchina la 5 DOT,
mentre io ad esempio stavo usando la 4 dot. Nella bag G abbiamo la nuova piastra di Ackerman con 2 fori per la regolazione derivante appunto dal traghi, e anche su questo ho fatto un video che vi lascio il link in alto a destra se volete andare a vederlo, con le relative boccole che servono per non dover reggere la boccola nella parte inferiore per stringere la vite di fissaggio, e non c'è più bisogno neanche di limare le boccole nella parte inferiore. Quindi queste nascono di serie già con la rastrematura perfetta in modo da non farle toccare nel bicchierino della trasmissione. Per chi ha visto il mio video appunto sa già di cosa sto parlando, se non l'avete visto mi raccomando non perdetevelo, il link in alto a destra. Nella bag H ci sono gli altri nuovi bracci con le relative viti del drop esattamente uguali a quelle che troviamo sull'anteriore, e abbiamo poi la nuova piastra C e la nuova piastra D con i nuovi eccentrici. Anche di questi ragazzi, come vi ho detto in precedenza, ho fatto il video e vi rimetto nuovamente il link in alto a destra per andare a vedervelo. Sostanzialmente non c'è più bisogno di cambiare la piastra D per regolare la convergenza, e possiamo gestire anche la convergenza dalla piastra C. Ovviamente rimangono in atto le varie posizioni per l'antiscott e il centro di rollio. Sempre nella bag H ci sono i nuovi hub posteriori, nuovi barilotti con le relative piastrine in carbonio dove ci sono i fori del recupero del camber di derivazione traghi, e di serie troviamo la 5 dot esattamente come quella che sto usando io nella mia D8 World Spec. Serbatoio e piastra radio rimangono completamente invariate, mentre nella bag K troviamo un nuovo supporto motore. Con questo supporto abbiamo la possibilità di muovere il motore trasversalmente per fare un buon accoppiamento attraverso le asole del telaio, e non abbiamo più bisogno dei piastrini di distanziamento argentati come avevamo nella D819 RS. E ragazzi, abbiamo di serie la frizione a 4 masse invece della 3 masse come nella D819 RS. Ormai la tendenza per tutti è quella di usare frizioni a 4 ceppi, e qui ce l'abbiamo di serie, quindi frizione, ceppi e molle e dado dedicati per questa frizione. Anche questo non è un nuovo prodotto, era già in commercio ma lo trovate adesso di serie, quindi diventa optional la 3 ceppi che avevamo nella D819 RS. Ovviamente gli utilizzatori HB Racing che hanno i vecchi modelli avranno tanti volani per la frizione a 3 ceppi, e quindi abbiamo un oggetto in più già di serie, quindi potremo decidere se usare la 3 o la 4 ceppi. E ancora una volta ragazzi, nel kit non è contenuta la scocca, quindi la scocca è opzionale, la dobbiamo acquistare in base a quello che sono le nostre esigenze e il nostro stile di guida. Ovviamente è sempre consigliato J-Concept S15 o Silencer a vostra discrezione, ma nulla vi vieta di mettere scocche di altri brand senza nessuna controindicazione. Io personalmente uso la J-Concept S15. Quindi, ricapitolando tutte le differenze che ci sono tra la D8 World Spec e la E819 RS espresse in codici, abbiamo di tutte queste differenze. Ho creato un post sul mio sito internet www.fabrizioteghesi.com, quindi ragazzi andate subito a vedere il mio sito internet, e spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente ragazzi, iscrivetevi al canale, dobbiamo crescere per far capire a YouTube che i miei contenuti sono rilevanti e ovviamente per aiutarmi a crearne sempre di nuovi. Seguitemi anche su Facebook, su Instagram e su TikTok, e noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video.